canale. Quest'oggi procederemo con il tutorial, quindi con le fasi di montaggio di Knight Rider Supercar. In particolare affronteremo il montaggio, come vi ho detto in precedenza nel video dell'unboxing, dei fascicoli e relative kit di montaggio numero 18, 19, 20 e 21. Come avete già sentito, abbiamo qui con noi proprio il protagonista della serie, ovvero Kit. Ciao Kit, presentati. Io sono la voce del Knight 2000, Kit per gli amici. Kit, come stai? Molto divertente. Come stai? Sono senza parole. Come va? È stata una giornata stressante. Dillo a me. Sono arrivato a capire il tuo sottile umorismo. Ah, questo mi fa molto piacere, almeno per una volta non discutiamo. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Kit, c'è traffico in È giro? meglio che tu non lo sappi. Vai col turbo allora. Sono al massimo della potenza. Bene, La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Bene, allora vedremo di dartene di ulteriori. Allora, per il momento mettiamo da parte il nostro caro amico, perché altrimenti gli prende la sua chiacchiera, e cominciamo a montare le varie fasi di questa nuova, di questo nuovo invio. Allora, abbiamo detto che cominciavamo con il numero 18, eccolo qua, numero 18 che abbiamo già visto nel video di unboxing, quindi per chi di voi è curioso vi rimando a quel video lì. Passiamo direttamente alle fasi di montaggio. Come accennato già in precedenza, sono relative al montaggio del radiatore, quindi lavoreremo ancora una volta sul muso della macchina. Ovviamente non sarà necessario prendere i pezzi già montati in precedenza, perché per questa fase abbiamo già tutto con i pezzi che ci sono forniti con questa uscita, ok? Perlomeno per il momento. Poi dopo, chiaramente, quando andremo a montarlo sopra il veicolo, lì dovremo prenderlo, ma per il momento non ci servono. Quindi allora togliamo il fascicolo e andiamo a prendere la busta. Eccola qua. Questi sono i pezzi che andremo a montare oggi, quindi procediamo all'apertura. Ecco qua, e tiriamo fuori tutte le parti. Prestate, come al solito, ve lo ricordo sempre, prestate attenzione a fare in modo di non dimenticare niente nella busta, perché magari potete buttare delle piccole parti che poi invece vi servono, quindi verificate sempre il tutto. Ecco qua, verificate il tutto chiaramente con l'elenco che trovate qui nel fascicolo, ok? Quindi vi mettete le parti disposte davanti a voi in maniera piuttosto ordinata, se potete, e andate a verificare il contenuto con il fascicolo, verificando quello che vede voi e quello che è disegnato lì. In questo caso notiamo che abbiamo due parti da assemblare che compongono il radiatore vero e proprio, la staffa che conterrà il radiatore e che consentirà di montarlo sul veicolo. Abbiamo questo tirante, direi, anzi due tiranti che andremo a vedere poi come utilizzare, i manicotti che dovrebbero essere questi tubi più larghi e questi tubicini che andremo a vedere poi in sede di montaggio. Bene, a questo punto direi che possiamo procedere. In questa prima fase di assemblaggio dovremo proprio recuperare le ventole che abbiamo assemblato nelle uscite precedenti, quindi recuperatele, ponetele qui davanti a voi, perché logicamente dovranno essere assemblate insieme alle parti del radiatore. Allora, come vedete è composto da due pezzi, questo e questo. Questo forato presenta delle scanalature qui al lato, vedete? Non so se si riesce a vedere, comunque quando troverete il pezzo in mano lo vedrete bene. E queste scanalature chiaramente dovranno corrispondere a queste piccole, non so se si riesce a vedere, ci sono come delle lunette qui all'interno,
dovrà corrispondere lì. Se lo provate a mettere al contrario vi forza ad entrare, quindi sicuramente ve ne accorgete qual è il verso giusto. Quindi andiamo a mettere il pannello sopra. Ecco, se lo avete inserito bene lo vedrete che spiana perfettamente, mentre se provate a girare questo pezzo al contrario vedrete che forza per entrare, quindi ve ne accorgete da quello. E questo primo ostacolo è fatto. Poi prendiamo le ventole, quindi ci facciamo spazio un attimo qui davanti e recuperiamo il pezzo della ventola che chiaramente andrà posto poi sopra. Ok? Facciamo combaciare chiaramente i fori presenti qui ai lati con i perni che sporgono dal radiatore. Al momento non sembra che abbia un verso particolare, anche se da un lato sporge un pochino la plastica, quindi poi vedremo dopo magari come andrà posizionato questa cosa qui, ma per il momento non sembra avere importanza. Quindi prendiamo poi due viti di tipo BP per la plastica che ci sono state fornite e andiamo ad assemblare il tutto insieme. Ne servono due ovviamente, ecco qua. Sulla plastica vi ricordo sempre che non c'è il rischio di rompere la vite, ma c'è il rischio di spanare la plastica, quindi procedete sempre lentamente. Avvitare veloce serve solo a far mangiare in modo anomalo la superficie della plastica internamente al sforo e quindi rischiare di spanare. È vero che questi pezzi volendo sono plastica, così potremo incollarli, ma perché farlo quando possiamo fare un montaggio pulito? Poi ragazzi, ripeto, se voi siete tipi che andate di fretta, forse il modellismo non fa per voi, perché il modellismo richiede calma. Ecco, andiamo a sentire bene anche se quest'altra vite ha raggiunto la battuta. Ok, vi ricordo sempre di non stringere troppo perché potreste anche far spezzare la plastica creando una torsione eccessiva sulla vite. Quindi se pensate di avere stretto troppo, magari tornate un pezzettino indietro e poi risentite il punto dove arriva a battuta. Ok? Questo sempre per non trovarci con sorprese dopo a modello fatto, già perché qui si è spezzato, probabilmente perché avete stretto troppo. Ok? Il pezzo che otteniamo in questa prima fase è questo qua. A quella adesso aggiungeremo ovviamente le altre parti. Adesso andremo ad assemblare il telaietto con il radiatore. Attenzione, io mi sono accorto provandolo che non corrispondevano i buchi. Allora, sebbene non sembri all'inizio, quando abbiamo montato questo, dovrete prestare attenzione perché se avete questo problema dovete rismontare queste due viti e girare il pezzo delle ventole e riassemblarlo. Questo perché evidentemente, come potete vedere qui, e io non ci avevo fatto caso all'inizio, il buco non è stato fatto proprio al centro del pezzo, ma leggermente spostato da un lato, da entrambe le parti. Parlo del buco ovviamente dove vanno avvitate le viti. Quindi svitate, girate le ventole al contrario, riavvitate e a quel punto il problema si risolve. Quindi poi prenderete il pezzo, questo qui, del telaio, ve lo posizionate per seguire come dice le istruzioni, diciamo giù, facendo in modo che la parte qui trapezoidale risulti verso l'alto. Prendete il pezzo dove avete montato tutte le ventole, quindi il corpo vero e proprio del radiatore, e lo poggiate dentro con le ventole rivolte verso l'alto, in questo modo. Ok? Poi, tenendolo chiaramente in posizione con le mani, verificate la corrispondenza dei fori da questo lato, quindi guardate che si riesca a vedere il foro sull'altro pezzo da entrambe le parti, e procederemo a metterci le viti per fissarlo. Per fare questo utilizzeremo le viti CP che ci sono state fornite, quindi ne prepariamo 4. Attenzione però che mentre faremo il fissaggio
dovremo anche andare ad inserire i tiranti. Quindi prepariamo le 4 viti, ecco qua, e prendiamo i fissanti, i tiranti, che sono queste asticelle metalliche, quelle con le asolette, vedete? Allora, come vanno messe? Allora, prendiamo il pezzo, teniamolo in posizione con le mani come abbiamo detto. Allora, che si fa? Si prende uno dei tiranti, questi sono uguali quindi non c'è problema anche se ne prendete uno per l'altro, e andate a posizionarlo su uno dei buchi. Allora, seguite come dice sulle istruzioni, praticamente la parte chiusa dell'occhiello, questa parte qua, vedete? Questa qui, lo facciamo andare verso l'interno del pezzo, in questo modo, ok? Ecco qua. Poi prendiamo la prima vite CP, la posizioniamo dentro l'occhiello e cominciamo ad avvitare, ma parzialmente, quindi senza stringere la vite, solo per bloccare leggermente il pezzo e non farlo muovere. Poi facciamo la stessa cosa sull'angolo superiore da questa parte. Prendiamo un'altra vite, la inseriamo nel foro. Attenzione che dovete prendere sia il foro del tirante, quindi l'occhiello, e sia i due fori del telaglietto e del radiatore sotto. In questo modo, vedete? Spero si riesca a vedere bene. Quindi senza stringere al momento, poi lo stringiamo tutto insieme dopo. Adesso andiamo a mettere l'altro tirante, che chiaramente si sovrapporrà a quello che abbiamo già montato, sempre con gli occhielli girati verso l'interno, quindi così, ok? E lo posizioniamo con le viti. Quindi prendiamo un'altra vite, questo lo posizioniamo intanto leggermente appoggiato qui nella posizione dove andrà montato. Prendiamo un'altra vite e andiamo a fissarlo sull'altro foro. Anche qui vedremo parzialmente, giusto per prendere un attimo la posizione. Poi prendiamo la vite successiva e facciamo la stessa cosa sul foro rimanente. Questa, ragazzi, penso sia la parte che ci richiederà, diciamo, più tempo, ma poi per il resto è un montaggio abbastanza veloce. Oh, vedete? Sono appoggiate solamente le viti, tutte e 4. Adesso lentamente stringeremo a croce, quindi stringeremo prima questa, poi questa sopra, poi questa qui, poi questa qui. Anche se cambiate ordine non ha importanza, l'importante è che rispettate lo stringere a croce, perché migliora il serraggio, lo fa centrare meglio. Avvitate sempre con estrema dolcezza, senza, diciamo, esagerare con la forza, per evitare appunto di spanare le plastiche. Ok, come vedete che arriva, fermatevi. Poi stringiamo questa di qua. Passiamo alla seguente. Ed infine all'ultima vite rimasta. Ecco qua. Allora, per quanto possa sembrare, in realtà non è complicato, molto semplice. L'unica cosa richiede ovviamente pazienza. A me mi è sfuggito un paio di volte qualcosa, perché chiaramente dovendo muovere il pezzo per cercare di mostrarvelo in camera, magari mi può sfuggire eccetera, ma se voi lo fate con tutta calma, senza, diciamo, distrazioni, non vi comporterà grosse cose. Allora ripiloghiamo
Le ventole vanno assemblate sulla prima parte del radiatore, il pezzo abbiamo visto che va girato perché ha un verso, dovrete fare in modo che non sporga troppo un dentino né da una parte né dall'altra, perché se lo girate da un lato sporgerà più da una parte. Questo succede perché i buchi dove mettere queste due viti non sono stati messi al centro ma sono stati messi lateralmente. Una volta posizionato correttamente vedrete che quando inserirete tutto il gruppo radiatore dentro questo telaio qua, i buchi delle viti si centreranno, riuscirete a vedere i buchi sotto. A quel punto posizionate i telaietti, prestando attenzione che gli anelli di questi tirantini devono stare girati verso l'interno del pezzo. In entrambi i casi ne mettete uno e poi sopra l'altro, ovviamente poggiando prima le viti senza serrarle completamente, ma lasciandogli chiaramente un po' di spazio in maniera tale da poter giocare meglio sulla centratura. Una volta posizionate tutte e quattro, stringete a croce, quindi prima una, poi l'altra, poi una e poi l'altra, e otterrete il montaggio perfettamente centrato. Come potete vedere, spero si riesca a vedere bene dall'immagine, la X creata dai tiranti è perfettamente centrata. Ok? Bene, allora adesso recuperiamo i manicotti che presumo dovrebbero essere questi tubicini più larghi, quindi questo qui e questo qua. Non so se ce l'hanno forniti a tutti della stessa lunghezza, ma presumo di sì. Ok? E li andremo ad inserire qui sul gruppo del radiatore. Se guardate, di lato ci sono due perni, solo da un lato, questo e quest'altro perno qua. Ok? Quindi andremo a inserire il manicotto più corto sopra. Considerate, ecco, vedete così il pezzo, quindi con la parte trapezoidale messa verso il basso, la parte cioè il manicottino più piccolo va inserito sopra, mentre quello più lungo va inserito sotto. Ok? Allora, per questo non dovrebbero essere necessarie particolari cose. Proviamo a inserirlo semplicemente spingendo. Sì, entra bene. Stessa cosa per sotto, entra bene anche qua. Non dovrebbe sfuggire, ma nel caso succedesse spesso, un goccino di colla per plastiche risolverà il problema, ma proprio un goccio piccolo piccolo, e lo mettete all'interno del tubo prima di attaccarlo. Ok? Bene, ora andremo ad installare il radiatore sulla vettura, quindi recuperiamo tutto il montaggio fatto in precedenza. Eccolo qua. In particolare dovremo inserire il radiatore tenendo presente che questa parte fatta trapezoidale andrà verso il basso e di conseguenza queste alette di lato saranno quelle che andranno in alto e che saranno utilizzate per il fissaggio vero e proprio. Il fissaggio sul modello dovrà avvenire sopra i fori predisposti qui sul telaio, che sono uno qua ed uno qua. Spero si riesca a vedere correttamente. Quindi, come ho detto, procediamo, andiamo a farlo scivolare così dall'alto. Chiaramente prestare attenzione che sia ben centrato. Se vi dà fastidio, chiaramente il manicotto, quello inferiore più lungo, spostatelo leggermente di lato. Ed ecco qua. Ed ora andremo a fissare il tutto con le viti di tipo EM. Questa volta però, siccome sono viti che andremo ad utilizzare sul metallo, avremo l'accortezza di lubrificarle con lo Svitol o VD40 o qualsiasi altro lubrificante tecnico vogliate. Ok? Quindi vi ricordo, prima di procedere al fissaggio, rimuoviamo un'altra volta il gruppo del radiatore e procediamo a fare la filettatura. Io preferisco farla prima per agevolarmi un po' l'operazione ed evitare magari brutte sorprese. Ok? Quindi facciamo sempre con il solito sistema, facciamo qualche giro in avanti, 2-3, e poi un giro all'indietro per portare via il materiale eroso dalla vite durante l'operazione. Fate questa operazione con tutta la calma possibile e immaginabile.
che quando operiamo sul metallo c'è sempre un certo rischio. Non è necessario che arriviate fino in fondo, perché comunque poi ci sarà lo spessore della parte che andremo a montare del telaio, che farà comunque un po' occuperà un po' di spazio in verticale, no? Quindi lubrifichiamo anche la seconda vite. Vi ricordo di fare le impanature, le filettature sempre con una vite differente, in maniera tale da non forzare troppo una singola vite, perché se ha già affaticato troppo potrebbe poi spezzarsi. Anche qui operiamo sempre con estrema dolcezza, sempre andando 2-3 giri avanti e uno indietro. Poi comunque ve ne accorgete, come sentite che diventa un po' dura la vite, conviene tornare un po' indietro, anche per permettere al lubrificante di scendere più a fondo. Ok, è sufficiente. Rimuoviamo le viti e riposizioniamo il pezzo come vi ho spiegato prima. Oh, ecco qua. Prendiamo la vite che abbiamo utilizzato da questo lato e la andiamo a mettere. Chiaramente adesso il discorso sarà facilitato dal fatto che avevamo già creato il percorso alla filettatura. Non la stringete completamente, posizionatela solo. Stessa cosa fate da quest'altro lato. Adesso la possiamo serrare da questo lato ed anche da quest'altro. Non stringete in maniera esagerata, una volta che la vite arriva battuta è sufficiente, potete lasciarla tranquillamente così, perché vi ricordo che sono modelli statici e non avranno vibrazioni che potrebbero far rallentare le viti, ok? Poi dipende quanto siete irruenti voi nel manovrarlo, ma insomma, voglio dire, sicuramente non camminando non avrà modo di svitarsi. Bene, questo è il risultato di questa fase, vedete? Cercherò di farvelo vedere anche se è un po' difficile dall'altro lato. Ok, ripeto, non è difficile, quindi si tratta solo di usare un minimo di attenzione. Ovviamente fate attenzione a non spingere in nessun modo questo, diciamo, sul radiatore con degli oggetti pesanti eccetera, perché reggendosi solo sulle alette, se ha una torsione esagerata da un lato o dall'altra potreste spezzare i supporti, ok? Questo chiaramente vale solo per quando lo deponiamo all'interno di uno scatolone di qualcosa in attesa di completare il modello, perché ha le parti esposte, quindi magari uno potrebbe inavvertitamente poggiarci sopra altri pezzi, spingere, e questo potrebbe farlo rompere. Ma ovviamente una volta poi chiuso all'interno del cofano il problema non esiste più. È un problema solo relativo adesso al fatto che dobbiamo tenere i materiali un po' così sparsi in giro, ok? Bene, chiaramente vi avanzeranno questi 3 tubicini più piccolini. Spostiamo così li vedete bene. Li mettete da parte e li utilizzeremo nelle prossime fasi. Per il fascicolo 18 è tutto, passiamo al fascicolo 19. Cari amici, eccoci qua e procediamo con il montaggio del fascicolo, dei pezzi allegati al fascicolo numero 19. Allora andiamo direttamente a vedere, se non ricordo male erano quelli della turbina. Sì, eccolo qua. Come vedete qui abbiamo sempre il nostro amico Kit che già si dispera. Che c'è, Kit, che non va? Non so cosa dirti. Ah, va bene, ok. Non ci casco, questa in memoria non ce l'ha. Ma mica ti sto dicendo una cosa falsa, Buona idea. Ok, bene, adesso prenditi un caffè. Allora, vediamo, dunque, praticamente abbiamo questo pezzo qui che è metallico, questo disco di copertura da uno dei 2 lati, questa staffettina e delle viti. Poi in più andremo anche a inserire
i 3 tubicini che ci hanno dato nell'uscita precedente. Ok? Bene, allora innanzitutto prendiamo il pacchetto dei pezzi, eccolo qua. Apriamo come al solito il blister, anzi la bustina in questo caso. Verifichiamo sempre che non sia rimasto nulla dentro. E tiriamo fuori dal blister anche la turbina. Tra l'altro un pezzo veramente bello da tenere in mano, perché come potrete poi sentire è metallo, ok? C'è tutta una serie di fori qui da questo lato, adesso poi vedremo come andranno utilizzati, e da una parte qui è chiuso mentre dall'altra presenta un taglio rettangolare dove probabilmente andrà poi inserita questa qui. Anche questo pezzo nero è metallo, non pensavo, perché lo vedevo scuro, invece è metallo anche questo. Ottimo, ottimo. Abbiamo poi questa staffettina così in plastica e chiaramente 2 pacchetti di viti, le GM e le AM, quindi sono entrambi viti per il metallo, e vi ricordo che dovremo lubrificarle prima di utilizzarle. Ok, la prima cosa che faremo è assemblare questa staffetta, che è il supporto per la presa d'aria, a questa copertura della turbina, questa circolare, vedete? Qui da questa parte ha questa scanalatura dove andremo a posizionare internamente questo, e dalla parte posteriore, quella dove presenta questa aletta qui, abbiamo qui 2 fori che serviranno proprio per assemblare questa staffetta con questa parte circolare. Allora attenzione che la parte andrà assemblata in maniera tale da avere, tenendolo quindi con questa parte circolare, tenendolo con la parte della letta rivolta verso il basso, dovremo inserire questo pezzo all'interno, qui nella feritoia apposita, tenendo presente che dovremmo avere queste 2 bombature, che sono quelle su cui poi si avviterà in pratica, sul lato qui da questa parte, vedete? Quindi se lo girate verso di voi sarà sul vostro lato sinistro, se girate il pezzo verso, diciamo, il vostro viso, sempre tenendolo in questo modo, così. Adesso cercherò di mostrarvelo. Ecco, come vedete da questa parte ci sono le bombature delle viti, e qui la letta è qui in basso, ok? Cerchiamo di tenerlo in posizione con le dita al meglio possibile, e andiamo ad inserire la prima vite. Senza serrarla del tutto, solo appoggiando. Poi inseriamo anche la seconda. Ecco qua, cominciamo ad avvitare, e a questo punto serriamo completamente la vite. Una volta arrivati a fine corsa della prima, ripassiamo sulla seconda che avevamo lasciato più lenta, ecco, e completiamo il serraggio, anche qui senza stringere a morte, ragazzi, sufficiente arrivare a battuta. Ecco qua, in questo modo, vedete? Le bombature sono da questo lato e qui c'è la letta. Ok, bene, ora recuperiamo il pezzo color alluminio della turbina e andremo a posizionare il pezzo circolare all'interno. Come lo facciamo? Allora, giriamo dalla parte dove è presente la svasatura rettangolare, vedete? E ci andremo a calare giù il pezzo circolare, e avendo l'accortezza di posizionare la parte dove c'era la staffa verso il basso, quindi verso il pezzo della turbina, in questo modo, ok?
cerco di farlo vedere bene, e verificate visivamente che i buchi ovviamente corrispondano. Prima di fare questo però andremo a recuperare due viti GM che mi sono già preparato qua, le andremo a lubrificare e prepareremo la filettatura sui fori, quindi su questi due fori qua che andremo ad utilizzare, questo e quest'altro, ok? Questo sempre per agevolarci un po' il lavoro. Io questo chiaramente è il consiglio che vi do, ragazzi, poi se voi volete andare tutti rapidi ad avvinare siete liberi di farlo, però attenzione perché c'è più rischio di rompere le viti. Anche in questo caso chiaramente creiamo un'impanatura sempre andando 2-3 giri in avanti e tornando un giro indietro, onde proprio creare un modo di portare fuori i residui di lavorazione, quindi quelle sprizzoli di metallo che vengono creati dalla filettatura che andiamo a praticare, ok? E comunque l'utilizzo dell'olio tecnico aiuta molto, Per olio tecnico chiaramente intendo i lubrificanti da officina come può essere Svitol, WD-40 eccetera. Anche qui non ne arrivate fino in fondo perché tanto ci sarà lo spessore creato dalla letta, questa nera del pezzo circolare, quindi non è necessario arrivare proprio a battuta sul pezzo qui diciamo della turbina, ma basta fermarsi un millimetro e mezzo prima circa, ok, anche 2 mm, poi il serraggio finale completerà il tutto. Bene, allora facciamo anche la filettatura nel secondo foro. Ricordo sempre di creare la filettatura tenendo la vite più dritta possibile, quindi osservatela mentre avvitate, deve essere perpendicolare, vedete? Perpendicolare al pezzo che state lavorando. Che se andare storti chiaramente poi aumenta il rischio anche che si rompa la vite, rischio che anche lubrificando, anche andando piano, ricordo, non è completamente assente perché comunque sono viti delicate, però diciamo che seguendo questi consigli che vi do il rischio che vi si rompa una vite è ridotto al minimo. Ok, bene, una volta preparata la strada questa è proprio una cosa che ci sta bene se parliamo di una vettura, andiamo a posizionare i due pezzi tra di loro, quindi eccolo qua, lo inseriamo così dentro, lo teniamo fermo chiaramente con un dito in posizione, poi recuperiamo la viti, una delle viti che abbiamo già usato per filettare, possibilmente la stessa per ogni buco, anche se le invertite non dovrebbe essere un grosso problema, e andiamo ad avvitarle sul foro. Qui chiaramente adesso diventa più facile perché già abbiamo creato la strada. Ecco qua, il risultato è questo. Bene, adesso spostiamo momentaneamente la centralina da un lato e riprendiamo la vettura, quindi tutto il montaggio che abbiamo fatto finora. Eccolo qua. Adesso cosa dobbiamo fare? Recuperiamo i 3 tubicini che ci sono stati dati con l'uscita 18. Ricordate che li abbiamo messi da parte? Bene, adesso è il momento di prenderli. Quindi, il momento che li recupero anche io, eccoli qua. Come ricorderete hanno 3 lunghezze diverse, quindi metteteveli davanti a voi in maniera tale da vedere qual è il più lungo, il più corto e il mediano. Prendete il più corto e noterete sulla centralina che avevamo montato tempo fa, cerco di farvela vedere, quindi questa qua, spero riusciate a vedere che di qua ci sono 3 perni, ok? Ora inserirete
i cavetti, i tubicini che ci sono stati dati all'interno di questi perni e all'interno dei perni che sono presenti al centro delle ventole, vedete? Allora il più corto andrà posizionato sul pernetto più in basso della centralina e al primo della ventola più vicina. Quello di mezzo qui sulla centralina andrà collegato alla ventola centrale e quello più in alto qui andrà collegato alla ventola più esterna. Questo chiaramente è intuibile anche per un discorso di lunghezza, altrimenti non ci arriverebbero, ok? Chiaramente adesso non sarà facile per voi vedere il montaggio perché comunque rimane un po' complicato così, poi i pezzi sono tutti neri, quindi però comunque vi ho detto dove dovete inserire le parti, quindi cominciamo sicuramente da qua. E poi questo va alla centralina. Adesso prendiamo quello di mezzo, una lunghezza diciamo media. Questo ragazzi non è difficile a patto che abbiate buona vista perché più che altro è un discorso di vedere bene i vari perni che sono molto piccoli, ma per il resto ovviamente usate delicatezza perché se spingete in maniera anomala o troppo forte magari rompete i perni, quindi attenzione che i perni comunque sono di plastica, molto piccolini ed è facile anche farli spezzare. Allora l'ultimo tubicino, che poi a questo punto credo rappresentino dei cablaggi elettrici perché vanno a finire sui motorini delle ventole, quindi ecco qua. Spero si riesca a vedere a sufficienza. Adesso lo giro anche in quest'altra posizione. Vedete? Partono praticamente dalla centralina e arrivano seguendo la lunghezza alle ventole del radiatore. Eccoci qua. Bene ragazzi, con questo abbiamo terminato anche quello che riguarda questo fascicolo. La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Ah, va bene Kit. Anche questo fascicolo 19, quindi possiamo proseguire con il montaggio andando direttamente a montare quello che riguarda il fascicolo 20. Cari amici, bene, ecco il fascicolo 20. Allora, come al solito andiamo a prendere in esame direttamente le parti relative al montaggio. Magari umano, ma per accelerare il lavoro. Ah, sicuramente è così, Kit. Puoi stare tranquillo. Bene, allora, come vediamo abbiamo da montare queste parti, diciamo, dello scarico della turbina, ok? Non direi. Come no? Qui dovresti saperlo bene, questa è la tua turbina. Non è vero. Come no? Sì, è lei. Sono lieto di sentirtelo dire. Ok, bene, allora, come vedete i pezzi sono molto pochi, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza veloce. Procediamo. Mi dispiace, sono in servizio. Ma tanto lo faccio io, non lo fai tu. La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Allora, eccoci qua. Parti del Non kit seguo la tua logica. numero 20. Negativo. Come negativo? Sono del kit 20. La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Ti assicuro che fanno parte del kit 20. Allora, la bustina delle viti fa un po' di difficoltà a uscire. Ecco qua. Verificate sempre di aver tolto, Dopotutto sei solo un essere umano. sicuramente Kit, di aver tolto tutto il contenuto dalle buste. Disponetelo come sempre di fronte a voi per assicurarvi di avere senza parole. disponibili tutti i pezzi. Verificate come sempre con l'elenco fornito dal fascicolo, ok? Nessuno lo sa, nessuno.
Bene, e cominciamo con questa fase di montaggio. Le mie informazioni non sono abbastanza esaurienti. Invece mi dovrai dare qualche informazione, Kit, visto che parliamo di te. Ma che dici? Sì, parliamo di te. Staremo a vedere. Appunto. Bene, Speriamo di sì. speriamo di sì. Allora, intanto che Kit si prende un caffè, noi procediamo al montaggio. Allora, le prime due parti che assembleremo sono queste due parti qua. Come vedete, una ha una letta da una parte e l'altra no. Vanno semplicemente inserite seguendo la loro forma una sopra l'altra, in questo modo, e come vedete troverete che avrete dei buchi dove inserire le viti. Quindi andremo ad assemblare le due parti utilizzando due viti di tipo BP, che sono viti per la plastica, che io mi sono già preparato ovviamente. Eccole qua. E andiamo ad avvitare. Come sempre vi ricordo di avvitare lentamente, perché la plastica, se avvitate troppo svelti, si potrebbe spanare. Non stringetele troppo a fondo, quando arrivate a fine corsa interrompete, perché se forzate troppo sicuramente spanate la plastica. Le viti chiaramente in questo caso non si possono rompere perché il materiale è più duro, ma la plastica è molto più fragile. Ecco qua. Bene. Come potete vedere, uno dei limiti di questo tipo di kit di assemblaggio è il fatto che quando unite le parti con le viti, poi, oltre a rimanere chiaramente visibili le viti da una parte, che magari forse potrebbero anche rimanere nascoste chiaramente nel montaggio finale, ma sono comunque visibili i punti di unione delle due parti, no? Si vede questa riga nel mezzo. Questa per i modellisti più esperti magari non è un problema, perché si potrebbe comunque diciamo raschiare un pochino la parte, no? Quindi renderla più levicata con l'utilizzo di carte abrasive molto fine, con numeri molto elevati, quindi intorno alla 5.000-6.000, e poi però andrebbe riverniciato completamente il pezzo, quindi richiede un lavoro aggiuntivo, riverniciatura che andrebbe fatta ad aerografo per ottenere un risultato simile all'originale. Quindi quello poi lo lascio magari a chi veramente vuole il perfezionismo, però ecco, diciamo che questi sono dettagli che poi fanno la differenza in un modello, volendo. Però diciamo che per il montaggio standard non serve, ragazzi, quindi non impauritevi. Questa era solo una precisazione, perché ecco, purtroppo i modelli fatti in questo modo hanno sempre qualche cosa, diciamo, da rifinire volendo, no? Però diciamo che ci accontentiamo, ok? Bene, ora recuperiamo la parte che abbiamo appena montato. Come ricorderete, qui c'è una letta, vedete? E l'assembleremo su questo pezzo più grande, sempre dello scarico. Come vedete, qui c'è una scanalatura apposita, andrà messo qui così, in questo modo, e chiaramente poi utilizzeremo per assemblare il tutto una vite CP inserita qui al centro. Ma intanto volevo presentarvi un nuovo arrivato di casa, che è piuttosto un demonietto, infatti l'ho chiamato Lucifer. Eccolo qua. Ciao Lucy, saluta i nostri amici. Come vedete è piuttosto dispettoso, non gli va di essere costretto in nessun modo a stare sulla mano. Va bene Lucy, vai giù. Allora dobbiamo andare a montare le due parti insieme, quindi prendiamo la parte dello scarico che abbiamo in precedenza assemblato, la posizioniamo qui al centro nell'apposita scanalatura. Osservate comunque che devono essere visibili i due buchi, ok? Prendiamo la staffetta, questa qui, da una parte c'è incisa una lettera R, chiaramente la lettera dovrà rimanere nascosta, quindi dovrà essere girata in maniera che non possiate leggere più la lettera, e la andrà a mettere qua sopra, ok, a copertura del tutto, in questo modo, vedete? Ora prendiamo le tre viti CP e assembliamo i pezzi insieme. Cominciamo dalla vite centrale.
ecco qua. Non stringetela completamente, poi prendete un'altra vite. Vi ricordo sempre di avvitare piuttosto lentamente, perché sulla plastica altrimenti possiamo spanare proprio la plastica. La vite non si rompe, ma si può rompere la plastica. Anche quella non la portiamo fino in fondo. Prendiamo l'ultima vite e andiamo ad avvitarla. Perché dico non stringerla completamente le viti precedenti? Perché altrimenti potrebbe andare fuori centratura l'ultimo buco. Invece, una volta che abbiamo posizionato l'ultima vite, la possiamo serrare fino a battuta, quindi fino a quando diventa dura che fa forza a girare, ecco. Non la forzate oltre, sennò rischiate di spanare la plastica. Passate le altre viti che avete lasciato più lente e le portate anche queste a battuta. Questi consigli ovviamente valgono sempre, non solo in questo caso specifico. E il pezzo che abbiamo ottenuto è questo. Ok, e per il fascicolo 20 è tutto, quindi possiamo passare direttamente al montaggio successivo, quello relativo al fascicolo 21. Eccoci qua, fascicolo 21. Andiamo direttamente a vedere la fase di montaggio e andremo ad assemblare l'altro scarico della turbina. Come vedete sarà la stessa identica operazione fatta con il fascicolo precedente, solo diciamo dal lato opposto, ok? Allora, tiriamo di mezzo il fascicolo, prendiamo le parti da assemblare, eccole qua. Come al solito procediamo a togliere tutti i pezzi dalla busta. Controllare sempre che la busta sia completamente vuota, ovviamente, anche se questa volta i pezzi sono pochi, quindi il problema non dovrebbe sussistere, non dovremo scordare nulla. Bene, allora, come vedete abbiamo sempre le parti. Questa addirittura nel mio caso è leggermente anche graffiata, vedete? Ma vabbè, diciamo che può capitare, magari poi lo proverò a lucidare un pochettino, vediamo se si rimuoverà. Una bustina di VDCP e una BP, entrambi quindi per la plastica. Allora, procediamo analogamente come abbiamo fatto nel fascicolo scorso, quindi prendiamo, comunque sono verniciate male tutti i pezzi, vedo, si vede che è proprio una partita uscita male questa, vedete, questi qui sono presenti dei puntini su questa, vabbè, tanto comunque sono parti abbastanza nascoste, quindi. Allora, prendiamo queste due parti, quindi quella con l'aletta e quella senza, le andiamo a sovrapporre e andiamo ad assemblarle con le viti BP. Ne servono due. Le viti che vi avanzano, ragazzi, tenetele sempre da parte, perché potrebbero sempre risultare utili in futuro, sia per questo modello sia eventualmente anche per altri modelli, se nel caso fossero compatibili con modelli di cui avete bisogno di una vite. Allora, andiamo come sempre ad avvitare, ecco qua. Sempre valido il consiglio di avvitare piuttosto lentamente e quello di non stringere troppo una volta arrivati a fine corsa, ok? Eccolo qua. Montaggio molto semplice, come vediamo, no? Ormai ne ho già fatto uno, diciamo diventa abbastanza semplice eseguire anche l'altro. Allora, mettiamo come sempre il pezzo dentro quest'altro più grande, seguendo la scanellatura qui centrale, ok? Prendiamo come sempre questa placchetta, questa volta c'è una lettera L, chiaramente dovrà essere posizionato in maniera da non leggere la lettera, e lo mettiamo qui sopra. Controllate che corrispondano tutti i buchi
che siano visibili in maniera da poter inserire le viti, e poi procediamo a bloccare il tutto con 3 viti di tipo CP. Quindi adesso poggio tutto qua, preparo le 3 viti CP. Vi ricordo che per la plastica non dobbiamo lubrificarle, anche perché i lubrificanti, diciamo come il WD-40, potrebbero anche essere un po' dannosi per alcuni tipi di plastiche, quindi magari se proprio sentite la necessità di lubrificarle in qualche modo, utilizzate sempre lubrificanti di quel tipo, ma al silicone. Si trovano nei negozi veramente specializzati, come possono essere i vari Brico o i Ferramenta. Sono dei lubrificanti tecnici simili a quelli standard, solo che sono a base siliconica, quindi sono inerti per le plastiche. Vengono utilizzati di solito anche per lubrificare i parti in gomma, eccetera, come le guarnizioni, quindi diciamo che possono risultare sempre utili a casa, oltre che per chi fa modellismo spesso diventa fondamentale averli. Allora, mettiamo, come abbiamo fatto prima, le 3 viti. Cominciamo sempre da quella centrale. Anche qui non andiamo fino in fondo, prendiamo la vite successiva, passiamo a uno dei fori seguenti, uno dei due, non ha importanza quale. Cercate di avvitare sempre le viti dritte, no? Rispetto al piano del pezzo. Se vedete che state andando storti con la vite, tornate indietro, perché potrebbe comunque risultare poi poco preciso l'accoppiaggio delle parti. Nel caso della plastica chiaramente non vi si rompe la vite, ma se una vite è entrata storta magari poi il pezzo non spiana come deve, quindi verificatelo sempre un po' a vista. Se volete usate, ecco come faccio io, il dito, vedete, per fare la battuta e tenere la vite dritta. Chiaramente sulla terza vite possiamo andare fino al serraggio completo, in quanto sono già entrate tutte e 3 le viti, abbiamo preso i fori su tutte e 3, e poi passiamo a serrare le altre, sempre fino a quando arriviamo a battuta, senza forzare oltre. Eccolo qua, pezzo dalla parte diciamo visibile e il pezzo dalla parte dove sono presenti le viti. Ok? Bene ragazzi, anche per questo video tutorial è tutto. Vi ricordo che nel caso ritenete che siano come Kit, Kit come al solito da dire la sua, vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso voi riteniate che i consigli che vi do siano di vostra utilità e di vostro gradimento. Vi ricordo che trattiamo anche altri tipi di collezioni e altri tipi di argomenti che nel tempo si evolveranno. Quindi io vi do appuntamento al prossimo video, pollice in su se vi è piaciuto il video, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti! Ma che dici? Ciao Kit! Ciao amico. Dai, prima di chiudere presentati. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci. Ciao! Ciao amico, mi fa piacere sentire la tua voce.